Ciao bellezza, io sono Olimpia e questo è Astrodè, il femminile sotto la luce delle stelle, dove esploriamo gli archetipi delle dee greche femminili sotto i riflettori delle stelle e i segni zodiacali. Sono molto felice di essere qui e riprendere il nostro ciclo di Astrodè nella stagione della primavera, la fioritura, quindi i nuovi inizi e il segno dell'Ariete, nonché il mio sole. Quindi sono molto contenta ed entusiasta di raccontarti di questa nuova stagione delle nostre deghe. Se prima eravamo ispirate dalle idee studiate e rappresentate dalla Bolen, oggi ci troviamo a fare una saga un po' diversa, un po' nuova. Andremo a vedere quelle che sono delle idee meno conosciute, però non per questo non degne di nota. E quindi continueremo il nostro approccio archetipo dea greca connesso al segno zodiacale. E per questa nuova stagione, la stagione dell'Ariete, non poteva esserci che Enio. Enio, la dea della guerra, ma non una dea della guerra stile Atena, stratega, dirige. No, qua parliamo di una dea che è proprio va nella battaglia quella sanguinaria. Infatti, nella sua iconografia noi la troviamo sempre come una donna armata coperta di sangue. Lei proprio non ha paura di andare nella profondità, nella parte più cruda della guerra. È terribile. Lei era la compagna o sorella di Ares, e questo ancora non è ben chiaro. Ma si dice addirittura che Ares, dio della guerra, per i romani Marte, la temesse addirittura. E ci credo, perché Ennio non era soltanto coinvolta nella guerra. Spero che non ci sia troppo rumore, ragazzi. Vabbè. E, sì, in effetti non ci avevo pensato a questa cosa, però a me piacciono i video all'aperto, gente. Poi Ennio in un ring da Muay Thai era proprio la cosa giusta. Con di fronte alla spiaggia, bellissimo, mi sento super motivata e connessa. Comunque, tornando a noi, Ennio, lei perché combatte? Lei perché fa la guerra? Perché lei dentro di sé ha il caos, ha quel caos distruttivo che porta alla distruzione, a rendere tutto polvere e cenere. Però, grazie a questa distruzione, lei può così trasformarsi. E quale segno poteva essere connesso a una dea del genere se non quello dell'Ariete? Un segno così impulsivo che non sa trattenersi nella guerra, nella rabbia, che ha bisogno di andare fino in fondo nelle cose, di distruggere, trovare il caos, farsi prendere e poi trasformare tutto. Possiamo dire che Ennio è l'archetipo dell'Ariete all'ennesima potenza. E adesso avrei voglia di raccontarti un po' di cose, un po' di appunti che mi sono scritta, questo bellissimo archetipo, questo senso di femminilità brutale, autentico, senza riserve, connesso al segno dell'Ariete. Quindi diamo un po' un'occhiata. Ovviamente stiamo parlando di una dea indipendente, non c'è molto spazio alla vulnerabilità e sarà qualcosa che andremo a vedere più avanti. Quindi Ennio non combatte per difendere né per conquistare, combatte perché il cambiamento avvenga. È una dea non tra le più conosciute, però sentiamo parlare di lei dentro i miti di Troia e Tebe, dove il suo ruolo è quello di amplificare la distruzione e il caos. Si dice che fosse temuta tanto dagli uomini quanto dagli dei. E nonostante fosse molto temuta, questo non escludeva il fatto che molte persone la celebrassero, che facessero dei riti e che avesse dei seguaci. Soprattutto questo in città stato con forti tradizioni militari. Quindi l'Ariete chi è? L'Ariete nasce con l'impulso di dire io esisto,
è il guerriero, colui che rompe gli schemi e va verso nuovi sentieri. E quindi, come dicevamo, Ennio incarna questo archetipo all'estremo. Chi ha il sole in Ariete, un po' come me, sente profondamente l'urgenza di vivere con intensità, con onestà brutale e con uno spirito che non può e non vuole essere domato. E vediamo un po' quali sono le qualità archetipiche di questa bellissima immagine, di questa bellissima dea che ha questo fuoco sacro e questa indipendenza violabile. Allora, indipendenza viscerale, ovviamente abbiamo detto, lei entra e prende il suo spazio, la sua energia la puoi ben sentire. La coscienza del conflitto, ovvero lei ha consapevolezza di quando è il momento che bisogna entrare e sferrare fuori la sua spada e dover iniziare la sua guerra. È normale per lei. Poi trasparenza brutale. Ennio non sa fingere, dice quello che sente, anche se questo scuote le fondamenta. Ha una lealtà feroce, ovvero Ennio non ama facilmente, ma quando lo fa in una maniera che è unica, diciamo, nel bene e nel male. Alla rinascita nel fuoco, sa solo che attraverso il caos e la distruzione si può rinascere più autentici. E condivido in pieno, è stato quello che è successo nella mia esperienza personale. Io ho avuto bisogno proprio di distruggere, sentire proprio la terra bruciata. Che casino! Di sentire la terra bruciata intorno a me, ma questo mi ha permesso proprio di poter uscire fuori e essere vittoriosa. Adesso però andiamo a vedere un po' come Ennio nelle diverse fasi della vita, ok? Come noi donne ci identifichiamo in questo archetipo e magari ci riconosciamo in certe relazioni. Quindi, nella giovinezza Ennio si scontra con i limiti imposti. Allora, regole non spiegate, autorità cieche, aspettativa altrui, sono tutti concetti che lei non può accettare e al quale non può sottostare. Esplode se viene repressa. Nelle relazioni Ennio è selettiva e non si innamora facilmente, ma quando lo fa, l'abbiamo detto, è intensa, è leale, devota e non sopporta i giochi di potere, la manipolazione emotiva. Nell'amicizia Ennio è protettiva, diretta e autentica. Dice sempre la verità anche quando fa male. Non è presente in modo dolce o accondiscendente, ma con un amore tagliente e profondo, quasi che riesce a darti il risveglio. Nel lavoro Ennio cerca le sfide, non potrà sottostare a una routine noiosa e monotona e ovviamente è contraria a tutte le gerarchie ingiuste. Diciamo che in ufficio è quella collega che vorrete sempre se vedete che qualcosa non sta funzionando. Lei non avrà timore di andare dal direttore e cantargliene 4. Spesso si ritrova a dover rompere vecchi sistemi, a guidare e combattere per far emergere una nuova visione. Quindi è l'imprenditrice guerriera, è difficile da dire questo, però è l'imprenditrice guerriera. E mi piace questa figura, è l'imprenditrice guerriera, l'attivista, la coach, la performer o anche semplicemente quella che in ufficio dice la sua. Ennio nel matrimonio. Ennio incarna benissimo quella donna che ha bisogno di parità, libertà e passione. Mi ci trovo tantissimo. Non tollera i ruoli imposti, dipendenze emotive né gelosie castranti. Cerca un partner che sia pari in forza, che non tema il confronto e che veda nella relazione un campo di crescita e sfida, non una gabbia. Può avere difficoltà con la routine o le aspettative tradizionali, è il mio modo di vedere la relazione. Tende ad alternare vicinanza e bisogno di propri spazi. E quando ama protegge con tutta se stessa. Se non si fosse capito, questo per me è un punto importante. Mi è sempre stato fatto notare, ed è vero, Ennio e l'Ariete hanno proprio queste caratteristiche. Ennio nella sessualità.
Enya nella sessualità è una sessualità sacra, intensa ed è trasformativa, è un fuoco puro. Non cerca solo il piacere, ma anche conquista, fusione e potere. Il sesso può diventare così un rituale guerriero, dove si tolgono le maschere e si incontrano le ombre. Vive il desiderio in modo fisico e diretto, senza tante ipocrisie. Vuole essere scelta, ma anche scegliere. Ed è attratta da relazioni forti, intense, cariche di evoluzione e di tensione. Ennio come madre, com'è il rapporto con i figli? Anche qua mi ci vedo tantissimo, quindi è semplicissimo per me vedere questo tipo di archetipo. Perché non è la madre accudente in senso classico, anzi è quella madre che può diventare più un mentore, una protettrice o un'ispiratrice. Insegna ai figli a difendersi, a pensare con la propria testa e a non piegarsi mai. A volte può essere distante emotivamente, cosa che mi viene fatta notare spesso, ma è sempre presente quando davvero ce n'è bisogno. Ha difficoltà a gestire la vulnerabilità, troppo esposta, ma può imparare a contenerla senza rinnegarla. Ennio nella mezza età. In questa fase Ennio, se ha fatto un bel lavoro su se stessa, ritorna proprio a sé. Inizia a capire che non è definita dal fare, da tutte le battaglie che lei ha combattuto, ma più dall'essere, da trovare quella che è una casa dentro di sé. E magari le relazioni, i figli, le sfide professionali le hanno già messa abbastanza a dura prova e quindi sente proprio bisogno di rientrare nel proprio tempio interiore. È il momento in cui può sentire un po' di stanchezza e un po' di confusione o addirittura della rabbia repressa. Ma è proprio qui che possiamo trasformare la rabbia in saggezza. Wisdom. Ennio nella vecchiaia. A questo punto è diventata una matriarca guerriera. La donna non ha più bisogno di combattere per essere ascoltata, perché solo la sua presenza incute una certa dose di potere, di autorevolezza, e questo è molto importante per l'archetipo Ennio. È libera, diretta e spesso anche temuta. Ha visto la vita, ha attraversato la guerra, dentro e fuori. Ora può trasformare tutte le esperienze senza filtri. Può finalmente abbracciare anche le sue ferite e sfoggiarle, e sfoggiarle come medaglie. Poi ti prenderò. Aspetta, ora. Ok. Bella parte questa. Le difficoltà psicologiche di chi incarna Ennio connessa al segno dell'Ariete. Scusate, non sto facendo molti riferimenti al segno dell'Ariete, ma chi conosce il caro bell'animale cornuto vedrà benissimo che non c'è bisogno di fare nessun tipo di allusione ed è in chiaro che siano molto connesse. Quindi, chi porta forte l'archetipo può vivere con impulsività, difficoltà a gestire la rabbia, paura della vulnerabilità, la corazza quindi può diventare la sua prigione, solitudine, spesso è percepita come troppo intensa e può essere emarginata o addirittura può farsi terra bruciata con il suo fuoco. Autocritica feroce, non riesce a vincere se si sente fallita. Presente? Difficoltà a chiedere aiuto per orgoglio o per la convinzione di dovercela sempre fare da sola. Noi siamo imbattibili, indistruttibili e chiedere aiuto è una debolezza. Quindi, come crescere? Come guarire? Come far diventare questa guerriera bellica in una guerriera di luce? Bisogna trasformare il conflitto in dialogo. Deep breath, si respira profondamente e si impara che anche la vulnerabilità è una forma di forza.
ed è per questo che le altre dee ci vengono incontro. È molto bello vedere come esistano archetipi di dee indipendenti e archetipi di dee vulnerabili, e bisogna ricordarsi che tutte queste vivono dentro di noi. Quindi se si ha una predominanza, diciamo, verso la dea indipendente, magari è giusto in questo momento accogliere quella vulnerabile, farle spazio, dirle: vieni cara, sussurrami pure all'orecchio cos'è giusto per me, come potrei aprire la mia visione, come puoi aiutarmi a vedere le cose da una prospettiva diversa. Integrare la dolcezza, riconoscere il valore della tenerezza. Abbattiamo un po' questa corazza brutta, rigida e molto costrittiva, questa prigione, e diamo spazio veramente a una forma raffinata di potere. Ritrovare lo scopo. Ennio si spegne se non ha uno scopo, se non ha una missione, se non trova un motivo sacro, se non ha qualcuno da proteggere, qualcuno da salvare. Quindi è molto importante per lei, per tenere acceso questo fuoco sacro, che lei abbia sempre una missione, che sia connessa alla vita, che sia connessa allo scopo. E connettersi con la propria femminilità profonda. Ennio è un archetipo che sa proteggere, sa amare intensamente, sa qual è un valore di una sessualità sacra, e tutto questo lei lo può esaltare se si connette a questo femminile intenso, profondo, appunto proprio sacro. E quindi, fatto un po' uno specchietto, abbiamo visto come si comporta, come si relaziona a questo archetipo, possiamo a questo punto da fare una scaletta con, diciamo, 4 lati ombra, 4 lati luce. Lati ombra abbiamo distruzione e caos. Ovviamente è bello che Ennio sia improntata a trovare la luce dentro il caos, che lei distrugga per poter trasformarsi e rinascere, ma questo non toglie il fatto che la distruzione faccia male. Quindi diciamo che è sia un lato luce quello che lei riesce a trarne dopo, ma il fatto che lei debba per forza passare tramite un atto così violento è il suo lato isolamento per il conflitto. La natura bellicosa di Ennio può isolarla, come l'Ariete, che può essere visto come troppo aggressivo. E poi abbiamo il lack of compassion, mancanza di compassione. Questo io lo sento fortissimamente, è qualcosa che mi manca prima di tutto nei miei riguardi, e quindi mi viene fatto notare spesso che è qualcosa che io non ho naturalmente anche verso gli altri. Ci sono situazioni, casi in cui mi comporto con gli altri come mi comporto con me stessa, in maniera molto dura, feroce, pratica, anche nei momenti in cui avrei bisogno magari di riposarmi, rilassarmi, riprendere fiato, coccolarmi. Come si dice anche, non coccolarmi, ma sai quando sei triste, consolarmi, ecco. E dovrei anche magari consolarmi, non lo faccio, è qualcosa che non mi viene spontaneo. E quindi diciamo che tendo anche a non consolare, non coccolare e non comprendere quando è il momento del riposo. Questi sono abbastanza lati ombra di Ennio connessa al segno dell'Ariete. Mentre vediamo la bellezza dei lati luce di questo bellissimo archetipo. Forza e coraggio sono stati i lati quelli che mi hanno reso più orgogliosa nella mia vita, perché la forza e il coraggio di Ennio rispecchiano proprio l'audacia dell'Ariete. C'è una lotta da combattere che nessuno vuol combattere, avete paura di questa cosa? Non ti preoccupare, vado io, lo faccio. Determinazione e scopo. La determinazione di Ennio sul campo di battaglia è parallela alla determinazione dell'Ariete nel perseguire i propri obiettivi. E poi, come ultimo, ho lasciato autonomia e potere. Ennio opera come una figura autonoma, non vincolata da relazioni o dipendenze. La sua indipendenza nel suo dominio mostra la sua forza come dea guerriera. Oh, oh. Bellissimo. Quindi, vediamo un po' adesso quali sono, sai che a me piace lasciare quello che è, diciamo,
come si dice, I want to give you a right, lasciare un rituale, un piccolo, parla di saggezza, ecco, qualcosa di pratico che tu possa realmente portare nella tua vita per poterti connettere a questo archetipo nel caso in cui tu ne senta la mancanza e magari hai voglia di chiamarla e di farla venire dentro di te, o se magari invece hai bisogno di placarla, tranquillizzarla e dirle anche dolcemente ti accetto, ci sei, prendo tutto il potere trasformativo che mi puoi dare e lascio da parte la distruzione e il caos. Perché l'archetipo di Ennio ci insegna che anche la distruzione può essere sacra. Quando scegli di dire un no difficile, quando ti allontani da un ambiente tossico, quando affronti una conversazione che temi, stai vivendo un rito di passaggio. Quindi il fuoco interiore dell'Ariete, nutrito da Ennio, non è solo impeto, è un'energia sacra da incanalare. Ecco così alcune attività simboliche che io ho pensato che tu possa compiere per poter appunto praticare un rituale in onore di Ennio. Scrivi una dichiarazione di guerra interiore. Cioè, cosa non sei più disposta a tollerare della tua vita? Allena il corpo come un tempio. Ogni colpo nel ring è un'offerta. Ogni goccia di sudore è purificazione. Pratica la spada interiore. Ogni giorno immagina di tagliare con una spada di fuoco i legami che ti impediscono di essere te stessa. E se avessi voglia di ripetere un mantra, magari accendi una candela e ripeti: io sono Ennio, non per distruggere, ma per liberare. Non per ferire, ma per nascere. Prima di chiudere questa bellissima sessione, episodio di Astro Day insieme, ti chiedo gentilmente di chiudere gli occhi. Inspiro col naso ed espiro con la bocca. Se ho piacere emetto suoni. E immagino, visualizzo Ennio come volto della distruzione sacra e anche della rigenerazione consapevole. Nel segno dell'Ariete si manifesta come forza, una forza vitale, indomita, pronta a combattere non per ego, ma per verità. Tu che cammini con questo fuoco, che lotti per esistere nella tua forma più pura, sei chiamata a incarnare la guerriera del nuovo mondo. Concediti un momento di silenzio, e ora chiediti: quali battaglie sto combattendo e quali sono davvero mie? Cosa sto proteggendo con la mia forza? Puoi mettere una mano sul cuore per sentire queste domande che vibrano dentro di te. Ascolta quella voce interiore, colei che ti conosce nel profondo. Se appare un giudizio,
Qualsiasi forma violenta, osservala senza cercare di cambiarla. Ascolta tutto. Una volta che hai sentito nel profondo la tua voce parlare e dirti quali sono queste battaglie e cosa stai cercando di proteggere, chiediti dove puoi usare questa energia non per ferire, ma per aprire una strada nuova. Ascolta la tua chiamata. Prima di riaprire gli occhi, ricorda che essere Ennio significa anche sapere quando è il momento di posare la spada. E in quel momento sentire che sei intera, proprio come sei. Io ti ringrazio di essere stata qui con me. Grazie, 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 grazie. Mi era mancato fare questi video. Mi sono divertita, sono stata bene, è stato illuminante, come sempre. Mi sono stracaricata anche porre idee meno conosciute. Fammi sapere qua nei commenti cosa ne pensi, se è qualcosa che ti interessa, andare ad approfondire archetipi anche meno conosciuti e continuare quindi questa nostra esplorazione insieme degli archetipi delle dee greche sotto i riflettori dei segni zodiacali. Astrodee. Ciao, grazie.